Da gennaio sono state 104 Picchia la moglie a sangue, la chiude nel bagagliaio, poi danneggia l'auto dell'amante e della donna. Violenza sulle donne, Vicenza e il suo territorio non fanno eccezione. In questo 2019. Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È stata istituita dall'ONU nel 1999. La data non è stata scelta a caso, ma in ricordo delle sorelle Mirabal, che proprio il 25 novembre del 1960 vennero torturate e infine uccise. Oggi ti racconto la loro storia e il coraggio nella lotta contro la dittatura e l'ingiustizia. Siamo nella Repubblica Dominicana, è il 1930. Un gruppo di oppositori politici solleva un'insurrezione contro il presidente Horacio Vázquez. Vázquez ordina subito al generale Trujillo di fermare la rivolta, ma il generale lascia il via libera agli insurrezionisti e obbliga il presidente a dimettersi. Appoggiato dalle forze armate, Rafael Leonidas Trujillo diventa il presidente e trasforma in poche settimane il suo governo in una vera e propria dittatura. Inizia così un periodo lungo 31 anni. L'unico partito legalmente riconosciuto è il Partito Dominicano. Chi non si iscrive viene accusato di tradimento e cospirazione e spesso se ne perde ogni traccia. Trujillo è fortemente razzista e nell'ottobre del 1937 avviene uno dei fatti più cruenti della sua dittatura. I militari ricevono l'ordine di uccidere tutti gli haitiani perché scuri di carnagione. Si tratta della pulizia etnica passata alla storia come massacro del prezzemolo. Cosa c'entra il prezzemolo? È tutta una questione di pronuncia, infatti gli haitiani non riescono a pronunciare bene la parola prezzemolo, che in spagnolo si dice perejil. Quindi i soldati, per riconoscerli, girano con un rametto di prezzemolo e chiedono a chi incontrano di pronunciarne il nome. È in questo clima che inizia la nostra storia, nei pressi di Salcedo, nell'entroterra dominicano. Qui vive la famiglia Mirabal, padre, madre e 4 figlie, di ceto medio-alto, proprietarie di un negozio e di una fattoria e che disprezza il regime di Trujillo. Siamo agli inizi degli anni 60. La secondogenita Minerva e il marito Manolo fondano il gruppo clandestino di ribellione, il Movimiento 14 de Junio. Entrano a farne parte anche le sorelle Patria e Maria Teresa. Le sorelle prendono il nome in codice di Las Mariposas, le farfalle. Grazie all'appoggio di alcuni rivoluzionari cubani sbarcati sull'isola, il gruppo si rivela una vera e propria spina nel fianco per la dittatura di Trujillo, al punto che lo stesso dittatore afferma di avere solo 2 problemi: la Chiesa Cattolica a causa di alcune proteste ecclesiastiche e le sorelle Mirabal. Il servizio di spionaggio, che intanto ha già commesso diversi crimini, riesce a incarcerare tutti i principali membri del movimento, compresi Minerva e Maria Teresa, che vengono condannate a 5 anni di lavori forzati per aver attentato alla sicurezza nazionale. Però, dopo pochi mesi, a causa della cattiva reputazione internazionale di Trujillo, le 2 sorelle Mirabal vengono rilasciate. Il 25 novembre 1960 Manolo e Leandro, i mariti di Minerva e Maria Teresa, vengono trasferiti dal carcere della capitale a quello di Puerto Plata, più vicino dove abitano. Quel giorno le 2 sorelle decidono di partire per fargli visita. Patria, la sorella maggiore, vuole accompagnarle, anche se suo marito Pedro è rinchiuso in un altro carcere. Una decisione insolita, infatti ultimamente le sorelle evitano di trovarsi insieme nello stesso luogo, perché da tempo girano voci insistenti secondo cui il dittatore vuole la loro morte. In effetti Trujillo sta progettando di sbarazzarsi di loro e vuole farlo sembrare un incidente. Dopo la visita ai mariti, sulla strada del ritorno, una jeep di sicari attende il loro passaggio alcuni chilometri fuori da Puerto Plata. Per le sorelle e il loro autista non c'è niente da fare. L'auto sulla quale viaggiano viene fermata e sono costretti con violenza a scendere, vengono torturati e uccisi a bastonate. Il piano è semplice: riportare i cadaveri nell'auto e farla precipitare in un dirupo. La dichiarazione ufficiale secondo cui si tratterebbe di un incidente non convince nessuno.
Con l'assassinio politico delle sorelle Mirabal, il dittatore crede di aver eliminato il problema, ma ottiene l'effetto contrario. L'evento colpisce l'opinione pubblica dominicana al punto da scatenare proteste e manifestazioni. Nel 1961 un colpo di fucile raggiunge il dittatore mentre sta entrando nella sua auto. Dal report della direzione della polizia criminale emerge che nel 2021 in Italia sono stati commessi 295 omicidi volontari, 118 delle vittime sono donne, 102 sono state uccise in ambito familiare affettivo. Di queste, 70 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. Rispetto alle richieste di aiuto da parte delle donne, i dati Istat del 2021 riportano che il 77,9% delle donne ha subito anche violenza psicologica, il 57,6% violenza fisica, il 16,1% violenza sessuale, il 15,6% è vittima di stalking, cioè di atti persecutori. Le richieste di aiuto arrivano principalmente da donne italiane, solo il 26% sono straniere, di età compresa tra i 30 e i 49 anni. Una donna su 3 è a reddito zero. Sapevi che esiste un gesto con la mano per chiedere aiuto? Il Signal for Help è un gesto semplice. Basta piegare il pollice verso il palmo della mano, tenendo in alto le altre 4 dita, per poi chiuderle a pugno. Consente di chiedere aiuto senza essere sentiti dall'autore della violenza. Tutti dovremmo saperlo riconoscere per capire se qualcuno ci sta chiedendo aiuto. Pensa che in Kentucky, negli Stati Uniti, una ragazza è stata salvata proprio da quel segnale. La ragazza, che aveva imparato il gesto grazie a un video diventato virale su TikTok, si trovava nell'auto dell'uomo che l'aveva sequestrata. Fortunatamente un automobilista che passava in quella strada ha notato il segnale, ha così deciso di chiamare il 911. Gli agenti sono riusciti poi a fermare l'auto, liberando la sedicenne e arrestando Herbert Brick, il 61enne che l'aveva rapita. In Italia è attiva la rete nazionale a sostegno delle donne vittime di violenza. È previsto uno sportello di call center mediante il numero telefonico 1522. È il numero antiviolenza e stalking. Il servizio di supporto garantisce l'anonimato assoluto, viene offerto un sostegno psicologico e giuridico e l'indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui rivolgersi. Il servizio multilingue è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.